Ragazzi, oggi andremo ad aggiornare la nostra MCU del Dasaida PX6 con l'ultima versione disponibile, che è la versione 3.75B di Bologna, l'ultima disponibile in questo periodo chiaramente. Eccoci qua. Allora, la prima fase, almeno per me, è mettere gli occhiali perché altrimenti non vedo una beata ceppa. Benvenuti in questa mia umile station, ragazzi. Io da qui mi diverto a pubblicare poi i video sul mio canale, quindi elaborare, recensire e quant'altro. Faccio tutto da questa mia piccola stazioncina. Prendo appunti, studio, mi preparo la prossima recensione, poiché mi è stato inviato questo Hobby D2 da recensire, quindi sono proprio curioso di vedere come funziona, se riesce a togliere gli errori alla nostra cascata. Detto ciò, allora partiamo subito con le fasi per aggiornare l'MCU del nostro Dasaida. Una volta scaricata la cartella, questa qui, dal mio drive, sotto al video vi lascio la descrizione, il link del mio drive dove poter scaricare la cartella di questa MCU che trovate anche nel database del Dasaida, quindi vi lascio anche il link sotto dove sono presenti tutti gli aggiornamenti che potete trovare per i vostri Dasaida PX6, PX30 e PX5. Cercherò di essere il più basilare possibile, ragazzi, per farvi capire le fasi che bisogna fare per aggiornare questa MCU, visto che siete tanti che me lo chiedete. La cartella, una volta scaricata dal mio drive, la potete lasciare nel desktop. Andiamo a cliccare con il tasto destro del mouse e su questo menu io utilizzo 7-zip, ma per chi utilizza un WinRAR o WinZip è la stessa cosa. Vi apre questo menu e andate a cliccare con il sinistro su Extrai in MTC. Praticamente questa cartella la va a decomprimere su lo stesso nominativo che ha la cartella compressa, quindi vi troverete, facciamo esegui, ok, eccola qui. Una volta che vi estrae la cartella, praticamente ha lo stesso nominativo di quella zippata. Al suo interno troviamo questo file che si chiama dmcu.img. Per vedere l'estensione del file, ragazzi, potete andare su questo menu visualizza e andate a spuntare questa voce estensione nomi file. Vedete? Così non vi dà l'estensione, vi dice solo DMCU. Se cliccate su questa opzione andrete poi a vedere l'estensione, quindi il file completo sarà dmcu.img. Questo è il solo file che dobbiamo copiare all'interno di una pendrive e andiamo a formattarla. Quindi inseriamo la pendrive all'interno della presa USB del nostro PC e poi da risorse del computer, da questa icona del PC, andiamo a trovare la nostra pendrive che abbiamo inserito all'interno della porta USB. Io l'ho rinominata MCU. Fatto ciò, poi clicchiamo con il tasto destro sulla nostra pendrive e clicchiamo su formatta. Questa è l'etichetta che, se volete, potete cambiare come volete. Io ripeto, metto MCU perché so che in questa pendrive andrò a inserire tutte le MCU per aggiornare il Dasaida. E cosa molto importante è il file system. Praticamente questo menu dovete spuntare il file system FAT32, quindi deve essere formattata in FAT32. Poi cliccate su formattazione veloce e cliccate col sinistro su avvia, confermate ok
Formattazione completata e ci siamo. Chiudi. Adesso andiamo a riaprire la nostra cartella dove era il file che abbiamo estratto, dmcu.img, clicchiamo con il tasto destro e facciamo invia a e gli diamo come destinazione MCU, che sarebbe la pendrive sulla porta E. Clicchiamo col tasto sinistro e adesso andiamo a verificare se effettivamente è stato trasportato il file all'interno della pendrive. Abbiamo la pendrive e al suo interno troviamo dmcu.img. Abbiamo terminato le fasi che dobbiamo eseguire sul nostro PC. Scollegata la chiavetta USB, prima di andare all'interno del Qaskai per aggiornare il Dasaita, volevo darvi un consiglio. Io ho creato una cartella ad hoc, questa qui, archivio MCU Dasaita, poiché metto tutte praticamente le MCU che installano sul Dasaita all'interno di questa cartella, quindi le trasporto dentro e questa zippata la posso anche eliminare. Quindi facciamo elimina. Al suo interno troverete un database di tutte le MCU installate sul Dasaita. Perché questo? Perché è vero che la MCU non è altro che il firmware del dispositivo, quindi va sicuramente a migliorare sia i menu, va a velocizzare, va a rendere più fluido il tutto, ma qualora dovessimo riscontrare dei rallentamenti o comunque qualche compatibilità con l'ultimo aggiornamento, possiamo tranquillamente tornare alla versione precedente, formattare nuovamente la pendrive, andare a caricare praticamente la MCU precedente che avevamo inserito e installato sul Dasaita e avremo di nuovo il nostro Dasaita perfetto. Detto ciò, andiamo ora nel nostro Qaskai e andiamo ad aggiornare il Dasaita. Andiamo! Allora, eccoci qua ragazzi, questa è la nostra pendrive dove abbiamo inserito l'ultimo aggiornamento della MCU, la versione 3.75b, che andremo adesso ad aggiornare. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente accendere il nostro Qaskai, poiché se viene a mancare l'alimentazione durante questa fase c'è pericolo di briccare il nostro Dasaita. Quindi ricordatevi questo ragazzi, quando fate queste operazioni, sia l'aggiornamento della MCU sia l'aggiornamento del sistema, lasciate la macchina in moto. Poi la seconda fase è andare a inserire la pendrive all'interno del bracciolo nella presa USB. Se il Dasaita non riconosce in automatico l'aggiornamento della MCU, andiamo su il menu impostazioni, andiamo su sistema e poi andiamo su aggiornamento MCU. C'è sia aggiornamento di sistema che aggiornamento MCU. A noi interessa in questa occasione l'aggiornamento MCU. Quindi clicchiamo sul menu stesso, il sistema ci avvertirà che ha trovato un nuovo aggiornamento. Vogliamo installare il pacchetto? Installa e confermiamo. Adesso il dispositivo fa una verifica della MCU, riavvia il sistema e va a installare la nuova MCU, il nuovo firmware del Dasaita. Questa ragazzi è la velocità normale del video, di quanto impiega per poter aggiornare la MCU. Non sto né velocizzando né rallentando, questa è la velocità originaria del video. Sta aggiornando, vedete versione 3.75b, lampeggiano i tasti touch. Ci dirà che l'update è partito.
Ecco qua, e adesso riavvia il sistema. Ha installato la MCU e riavvia il dispositivo in automatico. Ragazzi, è semplicissimo, niente di complicato, basta aggiornare il nostro Dasaida con i file esatti. Chiaramente la MCU deve essere la MCU esatta del Dasaida, quindi se andiamo a mettere una MCU sbagliata ci sballa tutto, ragazzi, come vi ho fatto vedere nel video che vi lascio sopra in descrizione, quando si aggiorna il Dasaida con una MCU errata. Allora andiamo a vedere sul menu impostazioni se è stato installato correttamente il nostro la nostra MCU. Quindi andiamo su informazioni del tablet e andiamo a vedere la versione MCU MTCE HA versione 375B di Bologna del 7 maggio 2021. Questo vi dicevo, ragazzi, la versione è idonea per il nostro Dasaida è la MTCE HA. Esistono svariate versioni di MCU, quindi state attenti quando andate ad installare la MCU sul Dasaida, deve essere questa versione MTCE HA. Allora, visto che ci siamo, vi faccio adesso vedere come tornare indietro con la MCU precedente installata sul nostro Dasaida precedentemente, che ho in questa chiavetta, era la versione 365. Allora andiamo a fare la stessa procedura, inseriamo la chiavetta nella porta USB, una volta ci prendevo la prima botta, ma ok. Allora abbiamo inserito la pendrive, non parte in automatico, quindi lo andiamo a cercare nuovamente dal menu impostazioni, scorriamo fino al menu di sistema e andiamo aggiornamenti MCU. Quindi trovato pacchetto vuoi installare, la stessa procedura, ragazzi, installa, verifica del pacchetto del dispositivo, riavvia il sistema. Ecco qui, inizia a scompattare il file, fa tutta la sua procedura e adesso riparte. Vedete? Versione 365, sta installando questa versione, la versione che avevo precedentemente a quella aggiornata poco fa. Ok, installata, riavvia il sistema. Sta riavviando tutte le applicazioni che ho in automatico, che partono in automatico. Ok, allora andiamo adesso a verificare se ha installato la versione precedente. Quindi andiamo sempre sul sistema e andiamo su informazioni del tablet. Allora, eccola qua, versione MCU MTCH versione 3.65, quella che avevo precedentemente, dell'ottobre del 2020. Ok, ragazzi, avete visto? È semplicissimo, quindi nulla di terrificante. Se installiamo un MCU e
riscontriamo dei problemi, dei rallentamenti, un qualcosa che non dovesse andare bene, è facilissimo tornare indietro. Allora, siamo giunti al termine di questo breve video. Allora, dicevo, e dall'altra parte c'ho mia moglie che mi fa le faccette, quindi mi fa ridere. Dicevo, siamo giunti al termine di questo breve tutorial, tra virgolette. Se lo stesso vi può tornare utile, quindi vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla e a me darete la possibilità di tenere vivo ed aggiornato lo stesso. Noi ragazzi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, alla prossima! Ciao moglie!